tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e a grande richiesta un altro secchiello. Guardate quanto è bello, stavolta ho utilizzato un cordino molto particolare che si chiama Velvet di Borgo dei Pazzi dall'effetto ciniglia. Ma prima di andare a vedere tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale YouTube, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Questo bellissimo progetto di oggi utilizzerò lavorati assieme due tipi di cordini. Il cordino Inda Velvet dall'effetto ciniglia, targato Borgo dei Pazzi, guardate, è davvero molto bello, e insieme adatterò il cordino Ares, che è un cordino piatto. Come tonalità ho scelto la 19. Vi lascio un codice sconto col quale poter acquistare non solo i cordini che vi presento oggi, ma tutto quello che trovate sul sito Borgo dei Pazzi, e lo sconto è del 10%. Poi per quanto riguarda gli accessori, io da Temu ho acquistato questo kit per creare il secchiello, quindi abbiamo una base tonda, la coulisse per chiudere il secchiello e la tracolla. Per quanto riguarda gli uncinetti, per il primo giro della base utilizzerò un uncinetto più piccolo, nello specifico il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 5. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo a lavorare la base, ma anziché metterla già dal verso giusto, io la metto al contrario, perché così l'effetto ciniglia verrà, se lo lavoriamo in questo modo, verrà più evidente. Quindi io cosa faccio? Un cappietto con entrambi i filati. E un'altra cosa che volevo dire, appunto, siccome questo cordino velvet effetto ciniglia è leggermente piatto, insieme all'Ares secondo me è perfetto. Quindi mi inserisco in un foro qualunque e inizio a creare il primo punto basso. Il primo, quindi un solo punto basso, lo faccio anche nel secondo. Invece in quello seguente ne faccio due e come vedete nel frattempo mi sto lavorando anche le codine per poterle bloccare meglio. Quindi qui ne facciamo due punti bassi, nel foro successivo uno solo ed anche in quello seguente. Ovviamente questo primo giro è leggermente più difficoltoso perché stiamo lavorando con un uncinetto molto più piccolo rispetto a quello che serve per lavorare con due cordini. Quindi io continuo, quindi la sequenza, ovvero due punti bassi nello stesso foro e poi a seguire due singoli. In questo modo, quindi uno singolo e un altro singolo. Continuiamo questa sequenza fino ad arrivare a questo punto e vediamo come proseguire. Abbiamo finito il primo giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa, allunghiamo un pochino e prendiamo l'uncinetto corretto, cioè il numero 5. Facciamo una catenella e adesso andiamo a realizzare sotto ogni maglia sottostante un punto basso. Anche questo sarà un giro leggermente più complicato, semplicemente perché le maglie basse sottostanti sono state realizzate col numero 3, quindi risultano leggermente più piccole, ma poi non appena continuiamo la lavorazione nei giri successivi sarà assolutamente molto più facile. Quindi vedete, non devo fare aumenti, devo semplicemente creare i punti bassi. Quindi io completo, arrivo a questo punto e vi faccio vedere come proseguire senza chiudere più il giro, quindi lavorando a spirale. Ho completato anche questo giro, adesso anziché chiudere con una maglia bassissima e ricominciare,
salirò a spirale, ovvero continuo a creare punti bassi senza chiusura, quindi a spirale. Vedete, adesso il lavoro comincia a essere anche più fluido e mi piacciono molto questi due cordini insieme. L'effetto, guardate, è davvero meraviglioso. Quindi adesso noi non facciamo altro che fare dei giri, quindi a spirale senza chiudere, per un totale di circa 20 cm, ma comunque sarò più precisa non appena avrò raggiunto l'altezza desiderata. Ed ecco il secchiello completato. Guardate, ho raggiunto 24 cm di altezza e ho già preso praticamente i punti dove adesso dobbiamo andare a inserire la coulisse, ed è a circa 4 cm, perché praticamente dobbiamo, vedete, poi inserirla e creare questa forma. Allora io, per trovare questi punti, prima ho diviso a metà e ho messo dei marcapunti, dopodiché ho fatto la stessa cosa in questo modo e ho cercato gli altri due, dopodiché queste parti le ho divise a metà e ho trovato l'altro punto in questo modo, vedete? Adesso, partendo da un punto qualunque, noi dobbiamo inserire la coulisse, quindi allarghiamo un po' in questo modo e praticamente andiamo a inserirla in questo modo, vedete? Poi cerchiamo di allargare un po' proprio accanto dove ho messo il marcapunti e la facciamo ripassare da questa parte, in questo modo. Poi ce lo sistemiamo, facciamo la stessa cosa qui. Con molta attenzione. Vedete, man mano questi punti li possiamo anche togliere. Quindi la completiamo tutta e vi faccio vedere come inserire la tracolla e dopodiché il nostro secchiello sarà completo. Inserita la coulisse, possiamo tirare, vedete, facciamo un nodo, insomma, questo per farvi vedere l'effetto finale, vedete? E poi io qui semplicemente mi vado ad agganciare, perché questo kit è dotato di tracolla con i moschettoni, mi vado ad agganciare qui la mia tracolla. Lo faccio anche da questa parte ed eccolo qui. Quindi a questo punto ci rivediamo a secchiello completo. Guardate quanto è bello questo secchiello velvet. Indossato è davvero molto particolare per l'effetto ciniglia di questo meraviglioso cordino velvet targato Borgo dei Pazzi. Io vi lascio il codice sconto del 10% da utilizzare su Borgo dei Pazzi, che è valido per qualunque articolo trovate di vostro gradimento. Come misure abbiamo raggiunto 24 in altezza e 18 in larghezza e ho utilizzato un totale di 300 grammi, quindi 150 velvet e 150 Inda. Il progetto, come avete visto, è facile, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.